Buonasera a tutti, io sono Ginevra Arezzi e oggi vi parlerò della capitale italiana della cultura 2022, ossia Procida. È un'isola della Campania situata vicino ad Ischia e Capri. Caratterizzata dalle case colorate, i cibi tipici dei procidani sono il pesce e i limoni. Secondo alcune ipotesi, Procida e l'Isola Verde un tempo erano collegate. Dicono che un terremoto li separò e da quel giorno nacquero due posti diversi fra loro, anziché uno tutto unito. Il nome di Procida potrebbe derivare dalla parola greca prokein, che in latino si traduce con profundere. Il significato italiano invece è messa fuori ed è stata nominata così perché tra i due luoghi è la più piccola. Ora voglio dirvi una cosa molto interessante. Sapevate che i primi procidani furono i greci e Procida fu una delle loro colonie? Adesso è il momento di mostrarvi una piccola intervista fatta in una tipica casa di nonni novaresi durante una loro normale giornata a Raffaele, il mio nonno originario di Procida. Venite con me. Buonasera nonno. Buonasera. Visto che sei originario di Procida, ti volevo fare questa piccola intervista. Sapresti dire come si viveva a Procida e come si vive adesso? Certamente. Beh, adesso si vive sicuramente molto meglio di come si viveva quando io avevo la tua età. E questo perché? Perché hanno migliorato le condizioni economiche dell'isola. Ai miei tempi, quando ero piccolo, quando avevo i tuoi anni, gli isolani vivevano un po' di agricoltura, un'agricoltura povera, vivevano di pesca, ma anche la pesca è una pesca che non rendeva sempre quello che era necessario per mandare avanti la propria famiglia ed era un lavoro faticosissimo. E altri navigavano, ma navigavano sulle vecchie navi dove dovevano spalare addirittura il carbone per far viaggiare la nave con le vecchie caldaie a vapore. Oggi invece a Procida si vive sicuramente molto meglio, anche se però i pescatori ce ne sono rimasti pochissimi e quindi di adesso vanno con i motopescherecci, quelli che viaggiano lontano, non vanno più a remi come in quegli anni. Oppure navigano, sì, ma navigano sulle navi da crociera. Il lavoro è sicuramente più elegante, meno faticoso, anche se impegnativo lo stesso, meglio retribuito. E altri non coltivano più quei giardini di limoni o di aranci che profumavano l'aria, ma non rendevano come andare a lavorare, per esempio, nelle banche o negli uffici di Procida e anche dell'entroterra napoletano. Bene. E quali spiagge e luoghi procidani consiglieresti? Beh, Procida ha molte spiagge, è un'isola e come tale è circondata dal mare e ci sono molte spiagge che hanno una caratteristica, hanno la sabbia scura. Di solito le sabbie dei nostri litorali sono chiare, quella è scura perché è di origine vulcanica e le spiagge sono tutte belle, hanno delle caratteristiche variegate fra loro. Ci sono spiagge che si possono raggiungere comodamente a piedi o con i mezzi di trasporto. Ce ne sono altre belle, bellissime, incastonate in un golfo che era un cratere di un vulcano spento, ma che per raggiungere bisogna salire e scendere più di 120 gradini e quindi per i nonni come me è un po' faticoso, anche se mi ricordo quando avevo la tua età, le facevo di corsa a quei gradini. C'è qualche posto o qualcosa che ti piace particolarmente di Procida? Beh, a me che ci sono nato, Procida piace tutto, salvo che per il traffico, ci sono troppe automobili, ma
La Procida, specialmente in questi giorni, vediamo celebrata nelle documentari televisivi o sulle fotografie, è la zona definita Coricella. Era appunto tanti anni fa, si può dire, un villaggio di pescatori, e quando arrivavi lì, in quel quartiere, in quel luogo, quello che sentivi erano le voci dei pescatori che rammendavano le maglie delle reti, l'odore del pesce, che non sempre era proprio gradevole, e queste case erano case, sì, modeste. Oggi le stesse case sono tutte molto ben tenute, variopinte, ciascuno con un colore diverso, e fanno un effetto bellissimo al sole, che a Procida c'è molto spesso. E sulla passeggiata al mare si vedono meno reti ad asciugare, ma si vedono molte più ristoranti, trattorie, bar, dove la sera la gente si riunisce non solo per cenare, ma anche per godere della bellezza del luogo, sì, la Coricella. Grazie per l'intervista. Prego, grazie a te. Buona serata. Ciao. Dopo queste curiosità raccontate da mio nonno, ve ne spiego qualcun'altra anche io. Ad esempio, sapevate che le spiagge di Procida sono facilmente raggiungibili in scooter o in bici elettrica? Per di più, tra le migliori ci sono la spiaggia del Pozzo Vecchio, nominata anche come quella del Postino, che è un celebre film ambientato a Procida con Massimo Troisi, e il Ciraccio, ovvero una spiaggia lunghissima, dove si trova il ponte che collega l'isola, di cui stiamo parlando, all'isolotto di Vivara, che è una riserva naturale protetta. Adesso invece vi racconto qualcosa su Terra Morata. Gli edifici più importanti del luogo che ho appena nominato sono l'ex carcere di Procida, ossia il castello d'Avalos, e l'abbazia di San Michele. Una particolarità di Terra Morata? Da lì è ben visibile tutto il golfo di Napoli. Ora vi dirò una cosa fantastica. Oltre a Il Postino ci sono anche molti altri film girati a Procida, tipo Il talento di Mr. Ripley, e hanno scritto anche vari libri ambientati lì. Ad esempio L'isola di Arturo, scritto da Elsa Morante, e Graziella di Alphonse de Lamartine. A proposito di quest'ultimo romanzo, vi voglio raccontare gli ultimi fatti. A Procida si trova la casa di Graziella, ispirata al libro, che ora è un museo e ogni anno viene letta tra le ragazze procidane, che per l'occasione fanno una sfilata vestendosi con abiti antichi, la nuova Graziella. Ci sono molte altre notizie su Procida, ad esempio una molto carina, ossia che sia nelle stradine sia nel porto si incontrano gatti, che si possono scoprire su dei siti web, leggendo vari libri o guardando documentari che parlano di questo luogo. Ma per oggi io vi auguro una buona giornata sperando che abbiate imparato qualcosa di nuovo. Ciao!